Siate sinceri, anche voi da bambini vi sarete sicuramente emozionati davanti a questa scena e sicuramente avrete pianto per quest'altra, fregandovene altamente che fosse o meno canonica. D'altronde c'è stata anche un'epoca in cui credevamo addirittura che il cugino di un nostro amico avesse delle copie del fantomatico Dragon Ball AF in garage, con Goku che più aumentava di livello e più i suoi capelli occupavano spazio negli schermi di quei poveri Motorola. Ma a noi andava benissimo così, solo che col passare del tempo, ecco, le cose cominciarono a cambiare e chi aveva anche solo lontanamente apprezzato Dragon Ball GT, ecco, cominciò ad essere visto come qualcuno che non solo non era un vero fan, ma che addirittura non aveva nemmeno colto il vero spirito di Dragon Ball. In pratica, dire che GT faceva schifo, o peggio ancora, che non esisteva, era diventata letteralmente una moda e nella maggior parte dei casi le ragioni venivano ricondotte al fatto di non essere una serie canonica e soprattutto al coinvolgimento quasi nullo di Toriyama. Ma Dragon Ball GT era davvero così brutto? Nel corso degli anni, ovviamente, si è tornati più volte sull'argomento, anche grazie a Super o il più recente Daima. La sua presenza nell'immaginario pop, inoltre, è sempre stata forte, dai videogiochi, alle figure, alle carte collezionabili. Io, per esempio, ho ancora tutta la collezione delle Lamicars della serie Smeraldo, che non appena la recupero ve la porterò sul canale. Inoltre, ma cosa dire della colonna sonora, ragazzi? Cioè, una delle più memorabili e migliori di sempre. Io, se tutto va bene, vorrei sposarmici con quella colonna sonora, e sto parlando sia di quella in giapponese sia di quella italiana cantata dal nostro mitico Giorgio Vanni nazionale, che ad oggi secondo me resta una delle più ascoltate di sempre. Eppure, nonostante tutto, Dragon Ball GT ad oggi sembra continuare ad essere la pecora nera nella storia del brand. Accessing Multiverse. Salve gente! Benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Oggi ho deciso di parlarvi non solo di qualcosa che mi sta particolarmente a cuore, ma soprattutto che crea dibattiti fin dal 1996 e che probabilmente non smetterà mai di crearne. E dato che il mese scorso è stato il 30° anniversario, con molto ritardo ho deciso di portarvi sul canale un video riguardo Dragon Ball GT. Era il novembre del 1995 quando il manga di Dragon Ball si concluse dopo ben 11 anni dalla sua prima pubblicazione e Akira Toriyama annunciò di non avere alcuna intenzione di proseguire, in quanto stanco delle continue pressioni e dello stress legato alle scadenze. Il produttore dell'anime Kozo Morishita, la rete televisiva Fuji TV e gli sponsor però la pensavano diversamente. L'anime infatti era il cavallo di battaglia dell'emittente televisiva e tutti erano concordi sul fatto che Dragon Ball non sarebbe potuto uscire di scena durante il suo periodo di massimo splendore. C'era davvero troppo in ballo sia da un punto di vista creativo ma soprattutto economico. Proprio per questa ragione, almeno inizialmente, si era quindi deciso di raccontare qualcosa durante i 10 anni tra la sconfitta di Majin Buu e la fine effettiva della storia. L'idea era infatti quella di seguire i figli della vecchia guardia, in particolare Pan e Trunks, in una serie che venne soprannominata, almeno internamente, Dragon Ball The Next Generation. Tuttavia, durante le riunioni con Toriyama e la redazione di Weekly Shonen Jump, emerse la necessità di non intaccare la trama del manga, il tutto per il rispetto dell'opera originale. Così si decise di creare una storia completamente nuova e soprattutto ambientata dopo il capitolo finale. Morishita inoltre chiarì fin da subito che Goku sarebbe dovuto restare il cuore della saga e qualora si fosse voluto dare spazio a Pan e gli altri ragazzi, avrebbero dovuto comunque trovare un modo per far tornare Goku protagonista. E proprio da qui nasce l'idea di farlo tornare bambino, uno stratagemma che non solo lo rendeva un compagno credibile per Pan e Trunks, ma che allo stesso tempo permetteva di riscoprire un po' quell'atmosfera avventurosa della prima serie che si era persa con Dragon Ball Z. Per distinguersi da quest'ultimo, inoltre, gli autori decisero di abbandonare l'escalation di nemici sempre più forti, preferendo invece un viaggio nel
nello spazio. L'universo, infatti, dava un senso di scala maggiore e consentiva di introdurre qualsiasi tipo di personaggio. Morishita ammise anche che aver scelto lo spazio rese decisamente più semplice inventare mondi e, almeno in teoria, molta teoria, avrebbe consentito alla serie di durare altri 10 o 20 anni. Proprio per questa ragione Toriyama battezzò la serie con l'acronimo GT, inteso come Grand Tour, ovvero un grande viaggio. Toriyama si occupò inoltre di disegnare il cast principale, alcune macchine come l'astronave dei protagonisti o il robottino Giro, e realizzò anche delle illustrazioni promozionali, ma il suo coinvolgimento, seppur fondamentale per l'immaginario visivo, restò comunque marginale. La figura intorno alla quale girò il progetto e la cui partecipazione fu fondamentale, invece, fu quella di Kazuyoshi Nakatsuru, che oltre a essere stato lodato da Toriyama stesso per la qualità dei suoi disegni, fu anche il padre del Super Saiyan 4 per come lo conosciamo oggi. Durante la fase di pre-produzione, infatti, Nakatsuru pensò che l'ennesimo cambio di capelli non sarebbe bastato per un power-up e quindi decise di tornare all'essenza dei Saiyan. Per quanto riguarda il design, invece, sappiate che nel 2019 Nakatsuru confermò ufficialmente di aver preso ispirazione dal teatro Kabuki e soprattutto di essersi accorto dell'incoerenza riguardante i vestiti solo dopo averlo già presentato. Di che incoerenza sto parlando? Beh, mi riferisco al fatto che con la trasformazione in Super Saiyan 4 i vestiti di Goku non solo riappaiono magicamente, ma cambiano anche taglia, colore, modello, forma. Cioè, praticamente il potere del Super Saiyan 4 è così potente da trasformare Goku in una Pretty Cure. Il 7 febbraio 1996 uscì ufficialmente in Giappone il primo episodio di Dragon Ball GT. E diciamolo, fin dalle prime scene l'atmosfera, fu decisamente diversa. I personaggi e le ambientazioni infatti erano le stesse, ma il tutto sembrava molto più serio, cupo, drammatico. Persino il pretesto stesso per iniziare l'avventura era di dimensioni planetarie e catastrofiche. Letteralmente. Pilaf, lo storico villain della prima serie di Dragon Ball, cerca ancora di impadronirsi delle sfere del drago e per sbaglio esprime il desiderio che fa tornare Goku bambino. E fin qui mi direte, ok, quindi il viaggio inizia per far tornare Goku adulto, no? E non esattamente, ecco. Le sfere del drago utilizzate infatti sono di un tipo mai menzionato nelle serie precedenti. Queste hanno delle stelle nere e il drago che ne esce non è il classico Shenron, ma il cosiddetto Shenron Supremo, un drago rosso di tipo 10 volte la taglia del classico Shenron che può realizzare letteralmente ogni desiderio. Certo, è limitato a uno, ma i suoi poteri non hanno limiti rispetto a Shenron e Porunga. Ovviamente, però una fregatura doveva esserci, e infatti, se le sfere del drago non saranno riunite nel pianeta dove è stato espresso il desiderio, questo esploderà. Ed ecco quindi come inizia la prima saga di Dragon Ball GT, un pretesto assurdo e l'inizio di una saga spaziale. Ora, l'obiettivo, come detto prima, era appunto quello di tornare allo spirito avventuroso del primo Dragon Ball, conservando però qualche chicca di Z. Il problema però fu proprio questo. Il pubblico infatti si era fin troppo abituato all'escalation di nemici, power-up, combattimenti, e trovarono quindi i primi episodi di GT fin troppo lenti e soprattutto lontani dal canone classico di Dragon Ball, probabilmente a causa dell'atmosfera spaziale e fantascientifica. Inoltre, aver fatto tornare Goku bambino si rivelò in realtà un'arma a doppio taglio, perché se da un lato dava più coerenza al trio di protagonisti, dall'altro, insieme alla taglia, anche i suoi poteri sembravano essere stati ridimensionati. Il suo carattere, inoltre, senza il supporto costante di Toriyama, risultò decisamente difficile da bilanciare, finendo per sembrare il più delle volte un bambino che in rarissimi casi ricordava di essere un adulto. Questo problema causò quindi un tono fin troppo discontinuo tra un episodio e l'altro e a tratti forse troppo scanzonato. Si passava infatti da momenti seri e drammatici alla parodia vera e propria, senza però troppo contesto o mezze misure. Proprio a causa di ciò, quindi, la produzione decise di correre ai ripari con le saghe successive. Dal 17° episodio, infatti, inizia la saga di Baby,
universalmente considerata come il punto più alto di GT. Baby è infatti l'ultimo sopravvissuto della razza Tsufuru, o Taffol a seconda della localizzazione, che in passato fu sterminata dai Saiyan. In cerca di vendetta ha escogitato quindi un piano per riportare alla gloria la sua razza e soprattutto vendicarsi degli scimmioni che hanno letteralmente sterminato il suo pianeta. Il piano prevede quindi di infettare gli esseri umani e i Saiyan rimasti per trasformarli in pedine in modo da ricostruire la propria civiltà. Baby è infatti un parassita biomeccanico che può prendere il controllo di qualsiasi essere vivente a suo piacimento e una volta arrivato sulla Terra deciderà di unirsi al nostro tanto amato principe dei Saiyan, dando così vita al potentissimo Baby Vegeta, così potente che persino Ub, fuso a Majin Buu, viene sconfitto facilmente. La saga di Baby si concluderà però con lo scontro fra Goku e Baby Vegeta, che ad oggi secondo me resta il migliore della serie. Inoltre assistiamo anche all'esplosione della Terra e il sacrificio di Piccolo per eliminare le sfere del drago dalle stelle nere. Ora, questa saga arricchì enormemente l'universo di Dragon Ball con nuovi spunti come il conflitto fra Saiyan e Tsufuru, che diede non solo profondità alla lore, ma costrinse Goku e Vegeta a confrontarsi con il retaggio della loro razza. La saga di Baby inoltre è in realtà un'avventura sci-fi niente male, con vari riferimenti a opere più famose come Star Wars o Terminator. Vengono inoltre introdotti nemici ed eventi particolari come il culto di Lud, il generale Lilde, Giru e il pianeta M2. Certo, ci sono ovviamente alcune ripescate direttamente da Dragon Ball Z, come il Dottor Mew, ecco palese del Dottor Gelo, cioè fantasia portami via. Ma grazie ai vari plot twist, il tutto prende una piega davvero interessante. Con questa saga inoltre tornano anche i veri combattimenti, che da questo momento ricominciano a farsi intensi. Solo che a questo punto la maggior parte del pubblico aveva già abbandonato la serie. E così, pur di salvare il salvabile, la produzione imboccò una strada decisamente bizzarra. Dopo la saga di Baby, infatti, arrivò quella che ad oggi è considerata forse la saga più discussa e odiata di Dragon Ball GT, ovvero quella di Super C-17. Andando infatti contro qualsivoglia rispetto della lore del canone originale, il Dottor Gelo e il Dottor Mew costruiscono all'inferno non solo un nuovo C-17 che si fonderà con il C-17 della Terra, ma riescono anche ad aprire un portale che permetterà a loro e agli ex nemici di Goku di invadere la Terra. La saga, se così possiamo chiamarla dato che dura solo 7 episodi, fu un disastro annunciato, mandò in vacca fin troppe regole del mondo canone di Dragon Ball, come il funzionamento dell'aldilà, e portò all'allora quarta morte di Krillin. Non avresti dovuto! È stato un errore! Il punto più alto fu probabilmente il pugno del drago di Goku, che non lo si vedeva dai tempi del film L'eroe del pianeta Konuz. Ottimo film a proposito. Purtroppo però questo non bastò a salvare la mini saga dalle aspre critiche. Nonostante il tentativo di riportare GT a un'atmosfera che ricordasse più Z, infatti, la saga fu comunque accusata di aver riciclato fin troppo da scenari già visti nella saga degli androidi, il film Il diabolico guerriero degli inferi e persino nello scontro contro il grande mago piccolo. Questo fallimento diede quindi il via alla quarta e ultima saga di GT, ovvero la saga dei draghi malvagi, la quale era in realtà nata da un concetto decisamente più audace ma soprattutto ragionato, cioè dopo anni di abusi e desideri futili, infatti, le sfere del drago vengono corrotte e manifestano quindi 7 draghi malvagi, uno per ogni desiderio erroneo, diciamo. Un esempio lampante è infatti Ryu Sharon, nato direttamente dal desiderio di Oolong di avere delle mutandine da donna. Vorrei tanto! Un paio di mutandine da donna, per favore! Cosa? Il drago stesso esprime infatti il suo disappunto in merito e vorrei ben vedere, cioè anch'io mi arrabbierei se fossi stato creato a causa di un maiale antropomorfo che ha evocato un dio drago leggendario per chiedere delle mutandine da donna. Ma va bene così. I nostri eroi cominciano quindi a sconfiggere i vari draghi malvagi per recuperare le sfere del drago purificate, tornando quindi alla più classica escalation di nemici sempre più forti.
Il villain finale di questa saga però sarà Omega Shenron, nato da Lee Shenron assorbendo le altre 6 sfere del drago, rappresentando non solo l'incarnazione della negatività accumulata, ma anche la vendetta dell'universo contro l'uso irresponsabile delle sfere. Per sconfiggerlo, Goku e Vegeta raggiungono entrambi il Super Saiyan 4 e si fondono in Gogeta di quarto livello. Una fusione talmente potente e tamarra da potersi permettere di prendere in giro Omega Shenron, il quale sarà però sconfitto dalla solita Genkidama di Goku. La serie termina inoltre con un epilogo davvero commovente, cioè, dopo aver purificato le sfere, Goku sale sul dorso del drago Shenron e si fonde simbolicamente a lui. Una chiusura poetica e che dona a GT un finale compiuto e allo stesso tempo malinconico. Purtroppo però anche questa saga non fu esente da difetti, anzi, nonostante l'idea della corruzione delle sfere e dei draghi malvagi fosse un'ottima idea sulla carta, la realizzazione fu invece piuttosto altalenante, soffrendo di un ritmo fin troppo serrato. Alcuni draghi infatti vengono sconfitti in un solo episodio, i design inoltre erano decisamente discutibili e a tratti troppo caricaturali. I livelli di potenza e power up inoltre erano insensati anche per Dragon Ball. Goku infatti sembra riuscire a tener testa a quasi tutti i draghi senza nemmeno troppi problemi, ma poi all'improvviso arriva Lee Shenron e tutto diventa ingestibile. Gogeta di quarto livello inoltre è stata la delusione più grande della mia infanzia, per non parlare di chi ha creduto nel progetto fino in fondo. Cioè, Gogeta è forse il personaggio dal design più figo ed iconico di tutta la serie, purtroppo però anche il più inutile e sprecato di tutta la storia. Cioè, forse solo il Bankai finale di Ichigo riuscì a darmi la stessa insoddisfazione. Ok, questa forse la coglierà solo chi ha letto il manga di Bleach. Tuttavia, una delle pecche che permea in questa saga e forse anche in tutto GT è il fatto di essere stata fin troppo Goku-centrica. Cioè, Dragon Ball GT lascia davvero troppo poco spazio agli altri personaggi, rendendoli il più delle volte mero contorno. Ma quindi, Dragon Ball GT era davvero così brutto? La risposta, come spesso succede, è molto più semplice di quanto sembri, ma anche molto più scomoda. Perché, vedete, GT non è di certo un capolavoro, su questo siamo d'accordo tutti, ok? Ha problemi evidenti, ha scelte discutibili, momenti scritti davvero male e soprattutto è pieno di idee buttate via troppo in fretta. Ma non credo nemmeno che sia quel grande abominio che è stato dipinto per anni. Cioè, Dragon Ball GT è da considerarsi, secondo me, un esperimento, un tentativo di andare avanti senza Toriyama e soprattutto un modo per capire cosa fosse davvero Dragon Ball. Certo, nel farlo ha sbagliato, ma ha anche osato. Ha osato riportarci a quell'avventura ormai dimenticata con Dragon Ball Z, ha osato dare conseguenze reali ai nostri protagonisti e ha osato chiudere la storia in modo che ad oggi ti scenda ancora una lacrima. E soprattutto ha fatto qualcosa che spesso viene dimenticato. Ha tenuto in vita Dragon Ball, perché forse molti di voi non ci hanno pensato, ma senza Dragon Ball GT probabilmente ad oggi non staremmo a parlare di Super o Daima e forse Dragon Ball sarebbe rimasto soltanto un lontano ricordo degli anni 90. E invece no, è rimasto qui con tutti i suoi difetti, con le sue contraddizioni, ma anche quei suoi momenti iconici che, nonostante tutto, non abbiamo mai dimenticato. Dragon Ball GT, quindi, non deve essere visto come la pecora nera, ma come quel capitolo imperfetto che però ha avuto il coraggio di esistere. E a volte è proprio da quelle imperfezioni che nasce tutto il resto, anche perché, diciamocelo ragazzi, alla fin dei conti, Dragon Ball è pur sempre Dragon Ball.